Buonasera a tutti, Ciao. vi ringrazio per essere qui con noi questa sera e vi ringrazio con particolare piacere perché è la settimana prima di Natale, con lo sciopero generale direi che siete stati veramente coraggiosi, per cui apprezziamo ancora di più la vostra presenza questa sera, anche se alcuni volti sono noti e ormai sono venuti al nostro quarto incontro. Colgo l'occasione per fare a tutti gli auguri di Natale e per annunciarvi appunto che questa settimana abbiamo aperto la mostra con il lampadario etrusco di Cortona, che è uscito dopo più di 50 anni, anche di più, dal museo di Cortona per arrivare da noi, ospitato in quello che noi chiamiamo lo spazio bianco, che è diventato uno spazio nero per l'occasione. E la prossima settimana arriverà un'altra importante testimonianza relativa alla scrittura etrusca, la Stele di Lemno di Camino, che arriva direttamente dal Museo Archeologico di Atene. La prossima settimana ci sarà una breve presentazione dal direttore della Scuola Archeologica di Atene, il professor Papi, che ci parlerà appunto di questa stele straordinaria e particolare, perché da questa stele sembrava derivasse l'origine da Lemno degli Etruschi, cosa che poi è stata smentita da tutti gli studiosi. Per cui tante novità, e anche il prossimo anno inizieremo con altre novità, però ad oggi chiudiamo questo bellissimo ciclo che credo nel mese di febbraio-marzo massimo metteremo poi online sul nostro sito, in modo che chi non ha potuto partecipare agli altri incontri potrà rivederli online sul sito, e logicamente faremo il link con la Fondazione Zeri, scusate, con la Fondazione Zeri. C'è qui con noi il direttore, il professor Bacchi, con grande piacere, che è sempre venuto, è sempre stato con noi in tutti questi 4 incontri. Lascio la parola a Marcello Calogero, che ha coordinato e progettato questi incontri. Grazie. Grazie a Annalisa e grazie a Giulio David, che arriva direttamente dagli Stati Uniti. Grazie a tutti e buona serata. Buonasera a tutti. Anch'io vi do il benvenuto a questo ultimo incontro di questa rassegna che è stata progettata fin dall'inizio per parlare di un momento d'oro nella storia dei musei italiani, quello del dopoguerra, però fin dall'inizio avevamo avuto un po' l'idea di chiudere con un incontro dedicato a un caso tutto contemporaneo e che però, come vedrete, contiene tanti degli ingredienti che abbiamo individuato le volte scorse. Le case museo, le opere d'arte che escono da un ambiente decorativo, un ambiente iperdecorato, e si trovano improvvisamente proiettate su uno schermo minimalista, uno sfondo più neutro, e sembra che magicamente cambino aspetto. Io sono molto contento che sia qui Annalisa Zanni stasera con noi per parlarne, che diciamo Casa Museo vuol dire Annalisa Zanni, sì, io credo, vuol dire Museo Monti Pezzoli, che ha diretto per 23 anni ed è qui con noi a parlare di questo caso newyorkese, Giulio Dalvit, che è milanese e anzi ha mosso i primi passi nel mondo dei musei proprio al Pol di Pezzoli, quindi sono molto contento che vi siate ritrovati qui. Giulio Dalvit ha studiato a Milano, poi a Londra al Courtauld Institute, è uno studioso di scultura del Rinascimento, ha dedicato il suo dottorato a uno dei massimi artisti del Quattrocento italiano, Vecchietta, e all'arte senese del Quattrocento. È diventato da quanto tempo? Dipende come conti. Insomma, meno di 2 anni, 2 anni. Curatore alla Frick Collection per la scultura, per le collezioni di scultura, ed è veramente arrivato in un momento in cui il museo sta cambiando, sta rinascendo,
e quindi ha potuto vedere e ci racconterà stasera questa metamorfosi e questi cambiamenti. Grazie Marcello, grazie a tutti di essere qui. Come diceva Marcello, per me in qualche modo si riannodano molti fili qui stasera, anche della mia vita personale tra Milano, New York, il Polli Pezzoli, la Frick, quindi davvero grazie a Giovanna Forlanelli, grazie alla Fondazione Rovati, alla Fondazione Zeri, a Marcello, al professor Bacchi e ovviamente ad Annalisa Zanni, che appunto è una stella polare delle case museo di tutto il mondo. Inizierei stasera con una brevissima introduzione al museo dove lavoro, alla Frick Collection, nella sua veste, diciamo, originaria, quella a cui siamo più abituati tutti, per chi anche magari non è mai stato a New York a vederla. È una collezione di medie dimensioni, diciamo, si trova sulla Fifth Avenue, all'incrocio con la 70ª strada, Manhattan, ed è il primo museo che si incontra sul cosiddetto Museum Mile di New York, che è la serie, quel miglio in cui si possono trovare i più importanti musei, probabilmente del Nord America, insomma, tra i più importanti musei del mondo. Dopo di noi, diciamo, c'è il Metropolitan, il Guggenheim, la Neue Galerie, il Cooper Hewitt. È il primissimo museo che si trova ed è costruito come casa per la famiglia Frick, da cui prende il nome, tra il 1912 e il 1914, con dei tempi record davvero dal punto di vista della costruzione. I Frick, in particolare Henry Clay Frick, il fondatore, ci si trasferisce nel 1914 e muore nella casa solo 5 anni dopo, quindi effettivamente vive pochissimo all'interno della casa, ma tra il 19 e il 32 la sua famiglia, in particolare sua figlia Helen e sua moglie Adelaide, vivono effettivamente nella casa che rimane chiusa, nonostante la volontà iniziale di Henry fosse quella di aprirla come museo, rimane chiusa se non per visite organizzate particolari, diciamo, fino alla morte di Adelaide e all'apertura definitiva del museo nel 1935, dopo 3 anni di lavori di estensione a cura di un famoso architetto, John Russell Pope, che è lo stesso architetto della Sala dei Marmi del Partenone del British Museum, della National Gallery di Washington, uno dei più grandi architetti parti del Metropolitan Museum. La Frick in qualche modo è un'istituzione a 2 teste, perché è fondata, tutti diciamo che è fondata da Henry Clay Frick. La verità in realtà è che è fondata da Henry Clay Frick e da sua figlia, Helen, che è un po' l'eroina non troppo, su cui si dice sempre troppo poco in questa vicenda, diciamo, ma che fonda l'altro nucleo fondamentale per il museo e per la sua identità, che è la biblioteca, la library, la Frick Art Reference Library, che viene fondata da Helen nel 22. Prima viene alloggiata, per chi di voi ha avuto la fortuna di andarci, nella bowling alley della Frick, quindi nel campo da bowling che c'è nel seminterrato, poi cresce a dismisura e diventa un palazzo a sé stante di 11 piani accanto alla collezione. La collezione d'arte, Helen contribuisce moltissimo anche alla collezione d'arte, arricchendola soprattutto dei dipinti fondamentalmente primitivi italiani, diciamo, se vogliamo chiamarli così. Tutti i dipinti Piero della Francesca, i grandi dipinti del Quattrocento italiano non sono acquisizioni di Henry, sono acquisizioni di Helen. Henry inizia a collezionare nel 1899, prima sappiamo che aveva, a parte che disegnava lui ogni tanto e appendeva suoi disegni, e poi collezionava stampe, disegni, poi il tutto viene regalato, venduto. Il primo Rembrandt che compra, che poi si scopre non essere Rembrandt davvero, è nel 1899. Da lì inizia una veloce storia collezionistica di una ventina d'anni ai massimi livelli per il collezionismo del tempo. Frick aveva fatto i soldi, come si dice molto prosaicamente, con il carbone e l'acciaio, era in partnership dal punto di vista commerciale con Andrew Carnegie o Carnegie, quel famoso di Carnegie Hall, diciamo.
con cui, e diventano due tra gli uomini più ricchi d'America, che al tempo ovviamente significa tra gli uomini più ricchi del mondo. La collezione quindi nasce appunto con questa, come questa sorta di Giano bifronte, con queste due identità, questa sorta di sdoppiamento, ed è una collezione in linea con le grandi case museo americane della fine del secolo, gli inizi del Novecento. Vedete qua la Morgan Library, Vizcaya, lo Stuart Gardner di Boston e la Huntington di San Marino in California. Tutte istituzioni che vengono fondate tra il 1903, lo Stuart Gardner, e il 25, Vizcaya. Frick rientra in qualche modo all'interno di questo paradigma, ma la collezione ha delle sue particolarità in qualche modo. La prima è che, come vi dicevo, passano 20 anni dentro la casa in cui al piano di sotto la casa è costruita ed è pensata per essere un museo, per accogliere le opere d'arte. All'interno di un setting, diciamo, domestico, il decoratore a cui viene dato l'incarico, diciamo, di arredare il primo piano, Sir Charles Hallam, che è la stessa persona che decora Buckingham Palace per Giorgio V, decide di creare quello che lui chiama un backdrop per le opere d'arte. L'idea è che la casa sia in realtà uno sfondo, non è una casa vissuta, non è mai pensata per essere davvero vissuta. Al piano di sopra, invece, vedete sulla destra, una decoratrice, la decoratrice dell'elite francese e americana del tempo, Elsie de Wolfe, con una vita interessantissima peraltro, decora in modo radicalmente diverso il piano di sopra. Queste poi sono foto in bianco e nero ovviamente, ma i colori anche cambiano moltissimo, si passa dal mogano e le superfici scure, il verde profondo, il verde petrolio del piano di sotto, al giallo, il rosa, il verde del secondo piano. Lo sdoppiamento in qualche modo alla Frick si accentua quando uno inizia a ragionare sul fatto che ci sono degli ambienti anche al piano terra che sono degli ambienti puramente domestici in qualche modo. Qui vedete la living hall, il salotto della casa, con le sue poltrone, i suoi divani, addirittura le foto di famiglia. E poi invece degli spazi, come vedete qui, che fin dal 1935, fin dall'apertura del museo, sono degli spazi pensati per essere delle gallerie pure semplici, per cui 20, 30, 35 metri di pareti spoglie con spazio per appendere i quadri, come si poteva vedere alla Wallace Collection, ad esempio. E quindi c'è insomma anche qui uno sdoppiamento. Fa impressione pensare oggi che per Frick il mandato ai decoratori era di fare tutto in modo che risultasse severely plain, che potremmo tradurre con una sorta di semplicità austera, che oggi per chi va alla Frick è difficile pensare che potesse risultare un posto semplice e austero, però evidentemente per qualcuno che aveva vissuto per 20 anni a casa dei Vanderbilt a New York, che era definito anche un tempio di quello che oggi diremmo il kitsch, rigettando in qualche modo questa eredità, Frick voleva qualcosa di radicalmente diverso. E anche l'identità, noi la chiamiamo casa museo, ma qui la dottoressa Zanni sa benissimo più di me di cosa sto parlando, non è davvero una casa, nel senso che il percorso del visitatore non ha mai incluso e non includerà mai i bagni, le cucine, le camere da letto, tutto viene edulcorato, la dimensione domestica viene silenziata in realtà negli ambienti della casa, come del resto succede anche. Si vede per esempio anche nel percorso. Il cordonamento del percorso. Le persone non possono muoversi all'interno delle sale, ma hanno un percorso obbligato. Che è durato per qualche decennio e poi adesso, se adesso si va alla Frick, per fortuna non ci sono più i cordoni, però sì, assolutamente sancisce proprio, suggella la dimensione museale, diciamo, di questo spazio.
Ora, dopo questo è diciamo un piano della Frick Collection per come si presentava fino a un annetto e mezzo fa, diciamo. Dopo quasi un secolo abbiamo deciso di fare un'aggiunta che possa passare il più inosservata possibile, diciamo. Questa è una vista che in realtà nessuno riesce ad avere sulla casa, perché si dovrebbe essere al centro di Central Park, su una collinetta per vederla così. Ma questa aggiunta di questo spazio che vedete qui, che è uno spazio di congiuntura di fatto tra l'edificio della library che si vede dietro e la casa che si vede sul davanti, è dove ci saranno un nuovo education center per il museo, un laboratorio di conservazione che noi non abbiamo mai avuto, abbiamo sempre dovuto mandare le opere al Metropolitan per la conservazione, un auditorium nuovo per le conferenze e i concerti, che sono una delle attività della Society newyorkese, l'inevitabile caffè ovviamente, e soprattutto un nuovo spazio per le mostre. Ma l'altra cosa che cambierà radicalmente è che chi di voi è stato alla Frick ricorda la frustrazione di non poter salire su questo scalone monumentale, insomma, che si vede dal piano terra, che è sempre cordonato, perché sopra, al secondo piano, nonostante l'intenzione originaria fosse già dalla morte di Frick quella di avere anche il secondo piano aperto come gallerie, quello che è successo poi è che il secondo piano sono diventati gli uffici della collezione che vedete sulla destra, a cui noi stiamo rinunciando purtroppo, per aprire queste sale al pubblico come doveva essere alla morte di Frick, come poi diverse volte nel secolo successivo si è pensato di fare, ma si è sempre poi rinunciato. Sopra stiamo cercando di ragionare in qualche modo con la stessa logica del piano di sotto, e per cui alternare degli ambienti che sono domestici, ricostruendo le stanze esattamente come erano. Per fortuna abbiamo una vastissima documentazione d'archivio, sia fotografica che non, che ci dice esattamente dove era ogni oggetto, gli oggetti ovviamente sono tutti ancora parte della collezione, e poi il ritrovamento straordinario di questi scampoli di tappezzerie negli archivi ha consentito che siamo andati a Parigi da Tassinari e Prel, che è questa azienda che insomma, fa questo da più di 100 anni, avevano ancora esattamente gli scampoli dei tessuti fatti per le pareti della Frick tra il 1910 e il 1930 più o meno, e hanno ancora gli stessi telai su cui sono stati tessuti e quindi li stanno rifacendo esattamente come erano, e quindi possiamo ricreare anche le tappezzerie di ogni singola galleria del piano di sopra che vogliamo ricostruire. E, ricostruendo poi l'allestimento, per cui vedete che a sinistra quella che è nota come la Boucher Room, con questi dipinti straordinari di Boucher che si pensavano fatti per Madame de Pompadour, probabilmente non è vero, ritornerà al piano di sopra dove era il boudoir di Mrs. Frick, e a destra invece tutta una serie di dipinti della scuola di Barbizon che non sono mai stati in realtà non si sono mai visti nelle gallerie del museo, e finalmente potranno essere, sono degli straordinari Corot, Rousseau, Daubigny. Quindi per fare tutto questo, alternare queste gallerie con queste stanze ricostruite un po' filologicamente quasi con delle nuove gallerie, dovevamo ovviamente chiudere il museo. Questa slide così rappresentativa della chiusura. Quindi nel 2020 sapevamo che il destino della collezione era di rimanere chiusa almeno per 2 anni, probabilmente di più. Si è presentato in quel momento l'opportunità di subaffittare effettivamente dal Metropolitan l'edificio di Marcel Breuer su Madison Avenue che accoglieva il Whitney Museum per tanti anni. E ci è stato proposto... Sì. Posso interrompere? Certo. La decisione di fare questa operazione, da cosa è nata? Cioè, perché è stato deciso, i criteri li scopriamo,
Ma perché? Ma dice il trasferimento nella sede temporanea o No, il l'intera trasferimento era operazione? inevitabile. Sì. Il cambiamento, cioè questo intervento così importante. Sì. Allora, è da 100 anni appunto che si discuteva di questo cambiamento e di riaprire, è stato molto meditato. Noi abbiamo faldoni e faldoni di consulenze fatte con i direttori di vari musei che venivano invitati a, come dire, fornire idee, spunti su come si sarebbe potuto aprire le sale del piano di sopra. Finalmente si è deciso di farlo anche perché il museo aveva una serie di problemi in qualche modo che erano parte in qualche modo anche dell'allure del posto, però gli ascensori che erano troppo piccoli, Certo. per chi di voi è stata alla Frick, i nostri spazi mostre erano tragicamente sottodimensionati Sì. ed erano degli scantinati sostanzialmente, per cui era evidente che dovevamo cambiarlo. La Frick non aveva, secondo me il passaggio fondamentale è stato all'inizio degli anni 2000, quando con la direzione di Anne Poulet e poi di Ian Wardropper, che è ancora il direttore oggi, il museo ha iniziato davvero a fare delle mostre. Prima il museo era una casa, veniva visitato, non è mai davvero importato neanche quanti visitatori venissero al museo, e soprattutto non si facevano mostre, si facevano magari delle mostre dossier di un quadro, certo. 2 quadri, però non c'era l'idea di, non dico le mostre blockbuster, non credo che faremo mai, diciamo, la mostra sui medici del Metropolitan. Ce lo auguriamo tutti. Però è diventato un tratto distintivo della Frick fare mostre molto serie dal punto di vista accademico e che richiedono spazio, inevitabilmente, non solo le 2 stanzette. Quello che succedeva era che dovevamo... Diciamola tutta, una delle esperienze indimenticabili di chi visita la Frick Collection in un momento in cui c'è una mostra temporanea è quella di imboccare una piccolissima porta, scendere delle scale a chiocciola molto ripide e ritrovarsi in un ambiente, come dire, diciamo, ipogeo, È un bel modo di definirlo. in cui sono state però montate, e questo va detto, come dire, da una parte la costrizione ha generato la necessità di fare delle mostre molto mirate, Sì. con oggetti estremamente selezionati ed efficacissime, diciamo, negli anni, quindi diciamo è stato fatto di necessità virtù. Però adesso... Quando poi gli oggetti però diventavano un po' grandi, il problema era che bisognava smantellare parte della collezione permanente in favore delle mostre e quindi poi il pubblico giustamente si lamentava di non vedere dei Van Dyck o degli Whistler o Certo. insomma alcuni dei quadri più importanti della collezione non erano più visibili e quindi non abbiamo mai avuto appunto un laboratorio in cui fare la conservazione delle opere, quindi sempre questi accordi molto complessi con il Metropolitan per la conservazione e il trasporto, insomma era tempo di... No, era tempo e questo è un problema che ovviamente affligge le case museo, tutte le case museo, anche quelle come Pol di Pezzoli, dove non ci sono, chi l'ha creata, non ha posto dei vincoli rispetto per esempio al posizionamento delle opere, al prestiti di opere, cosa che invece... Questa è un'altra differenza fondamentale. Esattamente, perché Pol di Pezzoli voleva che la collezione continuasse a crescere e si relazionasse anche con la contemporaneità. Però il problema dello spazio ovviamente c'è e infatti noi nel nostro micro stiamo cercando di rubare, non di rubare, ma di occupare spazi proprio per garantire anche, credo che questo sarà un valore aggiunto, la permanenza delle persone nel museo, perché è davvero fondamentale avere degli spazi dove restare, dove soffermarsi, non solo voracemente osservando le opere, ma proprio stando fermi in questo slow, in questo lento proprio avvicinamento e spazi destinati alle varie funzioni sono sicuramente, oggi ce lo chiedono, lo chiede il pubblico, perché? Ma perché il pubblico, al di là di quello che
giustamente io condivido, cioè il pubblico non va contato, ma va pesato, come diceva mia predecessora, quando esce, e quindi sperando che abbia acquisito qualcosa di più. Questa la riutilizzerò. Questa è carina, questa è molto carina, va davvero pesato, ma il discorso è che oggi noi dobbiamo, forse i musei e le case museo anche in particolare, perché sono testimonianze di una storia del gusto, e queste sono fondamentali, dovrebbero essere in qualche modo anche intoccabili o mantenere proprio questi tasselli di storia. Oggi le persone conoscono sempre meno e quindi le case museo in particolare diventano supplenti della conoscenza della storia. E la storia, secondo me, bisognerebbe farla nei musei, proprio nei musei dove ci sono le opere, e quindi tu vedi gli oggetti e a quel punto li sai anche collocare rispetto alla storia. Sì, perché poi le case museo sono sempre due musei in uno, almeno. Certo. Cioè un museo delle opere e un museo della casa e della storia del gusto, in qualche modo. Assolutamente. Poi quando si modificano, quando crescono e quando cambiano, diventano musei di diverse fasi anche della storia del gusto. Certo, che deve essere sempre testimoniata, però proprio perché questa è la storia ed è il valore aggiunto che danno le case museo. Le case museo, come hanno scritto anche varie persone che sono misurate su questo tema, sono da una parte la vita fermata, cioè si colleziona per fermare gli oggetti e sottrarre al tempo che passa, che fugge, che potrebbe distruggerli, proprio queste opere, fermare in qualche modo per sfidare la morte anche, e quindi hanno questo ruolo, però devono contemporaneamente essere anche capaci di rispecchiare ciò che accade nel mondo. E quindi in questo senso è una vita fermata, ma è una vita anche che deve andare avanti. E dall'altra, un'altra definizione è quella di macchina del tempo. Gli oggetti per il collezionista in particolare sono un modo per ricordare, teatro di memorie, un'enciclopedia di messaggi che dobbiamo poi oggi, io credo, abbiamo il compito di comunicare sempre più, rendere sempre più facile con linguaggi diversi, con strumenti diversi che la tecnologia ci aiuta. Ed è come dire, è un compito difficile, credo, all'interno di una casa museo, guidare l'occhio, fare in modo che l'occhio non si affatichi troppo, che l'occhio non sia distratto. E proprio da questo punto di vista, sul come si muove diversamente, come si può muovere diversamente un occhio all'interno di un museo, secondo me le immagini che stiamo per vedere parlano molto chiaro. Sì, ecco, quindi nel 2020 abbiamo deciso che era il momento di, invece che tenere chiusa la collezione per 2 anni, mantenerla aperta al pubblico, ma in una veste diversa. C'era stato proposto questo edificio radicalmente diverso in cui reinstallare la collezione. Non si trattava di un lavoro facile, portare la collezione anche solo 5 isolati più in su Madison Avenue, perché, e qui devo ricorrere ai miei appunti, abbiamo dovuto spostare 1280 opere d'arte, 228.000 libri, 3.300 serie di periodici, 1,2 milioni di fotografie, 100.000 cataloghi d'asta, 4 piani di rifugio antiatomico stipato di mobile, questo forse non l'hai visto, e più tutti i nostri uffici. Quindi è stata un'operazione ovviamente che è durata un anno intero sostanzialmente, il trasferimento. E siamo arrivati qui, in questa sorta di ziggurat rovesciata, questo tempio del brutalismo, dell'architettura brutalista, finito di costruire da Marcel Breuer nel 1966, l'unico edificio di Marcel Breuer che sopravvive a Manhattan, che è un edificio impossibile, è un edificio difficilissimo con cui lavorare. Vedrete poi tutte quelle finestrelle che si vedono, in realtà parte dell'allestimento museale sono solo 3 finestre, anzi 2 a dire il vero, per cui bisogna scegliere molto con cautela che cosa mettere in quelle stanze. Sono 3 piani di museo con altezze diverse, piano per piano, con griglie per le luci che farebbero impazzire qualsiasi curatore.
E quindi è un edificio che sia nella storia recente del Whitney e del Metropolitan è un edificio con cui i curatori hanno sempre lottato in qualche modo, contro cui hanno lottato, tappando le finestre spesso, costruendo muri di traverso, cercando di rendere più flessibile un edificio che è invece rigorosamente inflessibile. Noi abbiamo deciso di sposare quell'idea di semplicità austera di Frick in chiave brutalista, cioè ci siamo chiesti che cosa forse avrebbe potuto fare Frick se fosse capitato a nascere una generazione dopo e forse gli sarebbe anche piaciuto un edificio del genere, non è da essere sicuri che non sia il caso. E quindi ci siamo chiesti come sarebbe stato contento, diciamo, Henry contro questi muri di cemento armato e abbiamo deciso di giocare l'intero allestimento su una scala di grigi, per cui non ci sono colori all'interno delle sale, i muri sono tutti perpendicolari e ovviamente abbiamo seguito alcuni esempi illustri della museografia, dal Museo di Besançon al Kimball a Fort Worth, il monumento di Louis Kahn, pur nella loro diversità, insomma sono stati dei punti di partenza per noi, come anche Donald Judd a Marfa, dove i curatori hanno fatto una gita a un certo punto per ragionare su che cosa significa un ambiente davvero minimalista. Quindi abbiamo anche capito che l'allestimento doveva essere radicalmente diverso, nel senso che non potevamo più seguire il principio estetico con cui le opere vengono, con cui tutti noi decoriamo casa nostra e con cui in qualche modo noi quando pensiamo agli allestimenti della Frick facciamo la stessa cosa, pensiamo a che cosa sta bene con che cosa, che significa che Van Dyck può stare insieme a Whistler. Non si poteva fare la stessa cosa in questi ambienti, o meglio, si sarebbe potuto fare, forse avrebbe mancato un po' di senso. E quindi abbiamo pensato di fare un allestimento con un criterio tradizionalissimo, per niente innovativo, che è quello classicissimo cronologico e geografico. Per cui un primo piano di arte nordica, dal 400 al 600, un secondo piano di arte italiana e spagnola, più o meno con lo stesso range cronologico, e l'ultimo piano più alto con l'arte inglese e francese del Settecento. Che cosa abbiamo capito immediatamente? Questo ci ha consentito di capire delle nuove cose sulla collezione che pensavamo di conoscere benissimo. Quello che è diventato evidente a tutti è che per Frick collezionare significava collezionare il meglio di ogni periodo, almeno nella sua concezione, per cui il 400 italiano non esisteva nei suoi gusti, ma il 500 è italiano fondamentalmente, il 600 è olandese, il 700 è inglese-francese. Non c'è neanche a pagarla un'opera del barocco italiano, la Frick, perché il 600 è Rembrandt, è Vermeer, non c'è non so se non fosse una comprensione, diciamo, del barocco italiano, ad esempio. Però sicuramente questo ci ha consentito di capire la collezione e come è andata formandosi e quali erano i criteri con cui Frick comprava le opere e i criteri che poi i trustees nel secolo successivo hanno continuato ad adottare per l'acquisizione. Sì, questo mi stavo pensando. Chi si trova a dirigere una casa museo e deve riflettere sulle acquisizioni, si trova di fronte a un bivio: cosa faccio? Cerco di riempire come dire, quelle mancanze, sposando l'idea di un museo didattico, oppure prediligo lo spirito collezionistico del fondatore. Ci sono stati dei momenti in cui questo è stato decisivo, questo dubbio? Ma per quello che riguarda Paul di Pezzoli c'è sempre stata questa volontà di mantenere comunque la storia del gusto e del collezionista. Quindi anche in occasione di possibili acquisti e di donazioni, che
si sono presentate al museo sono state rifiutate spesso perché non rientravano nella storia del gusto e non rinforzavano il gusto di Gian Giacomo Pol di Pezzoli. Perché lui non aveva evidentemente nessuna volontà di creare una casa museo didattica nel senso tradizionale. Lui non voleva rappresentare dall'archeologia, ma voleva scegliere quello che gli corrispondeva, partito dalla sala d'armi, voleva valorizzare le scuole, allora la Lombardia a cui era sempre attento e poi i massimi esempi del Rinascimento, in particolare del Settecento, che erano nel suo DNA, cioè, ma che erano nel gusto collettivo in quel momento. Allora il bivio c'è stato, ma tutte le volte il museo ha scelto, i vari consigli di amministrazione, i vari direttori hanno scelto e continuano finora a scegliere di accogliere solo opere che rinforzino le caratteristiche e che quindi consentano di ribadire la storia del collezionismo e del gusto in quel periodo. In quel momento. Io ho avuto la fortuna di entrare dove stiamo per entrare noi, ancora un secondo di pazienza, virtualmente, e devo dire che l'impressione che ho avuto è quella di una scatola piena di oggetti che avevo visto sempre da un unico punto di vista, e improvvisamente ho visto questa scatola ribaltarsi e tutti i punti allinearsi in una maniera diversa. Non so se questo si allinea descrive bene. Ma questa è stata un'opportunità, secondo me. Sì. È un'opportunità per scoprire, guardare in modo diverso le opere. È stata una grande scoperta da quel punto. Vogliamo vedere un po'? Credo, allora, diciamo che la sfida appunto era anche quella di mantenere un gusto freak. In qualche modo, seppur per quanto sembrasse paradossale all'interno di questa scatola appunto di cemento. E quindi l'abbiamo fatto in diversi modi, io credo. Ad esempio abbiamo cercato di mantenere alcuni accoppiamenti giudiziosi, possiamo dire. Cioè, a Frick piaceva molto appaiare i quadri, riunire coppie che erano state scoppiate di dipinti, era una cosa che lo appassionava tantissimo. In questo caso riunisce, ed è da 100 anni che stanno nella stessa stanza, due nemici feroci l'uno dell'altro, Thomas Cromwell e Thomas More, entrambi ritratti da Holbein, che uno fa decapitare l'altro, per intenderci, quindi non sarebbero stati felici di essere nella stessa stanza. Frick li costringe a stare nella stessa stanza e noi abbiamo mantenuto questo appaiamento. O anche abbiamo, ad esempio, chi è stato alla Frick si ricorderà sicuramente, come dire, questa prospettiva, questa infilata sui due veronesi alla fine della West Gallery, di questa lunga galleria di dipinti, qui si vede anche il meraviglioso Battista di Francesco da Sangallo. Abbiamo mantenuto la stessa idea nella Galleria dell'Arte Italiana alla Frick. Un'altra cosa che abbiamo fatto, per cui siamo stati anche tacciati di snobismo, ovviamente, è non includere nessun tipo di testi all'interno di testi o cartellini di nessun. Ci sono i cartellini sulle cornici con autore e data. Le vecchie con attribuzioni. No, le attribuzioni sono sempre aggiornate sul cartellino della cornice. Però non abbiamo il classico testo a fianco, con l'idea che in qualche modo il pensiero era uno che volevamo evitare quel fenomeno che si vede spesso nei musei, per cui le persone leggono il cartellino e non guardano l'opera, o leggono l'opera solo in ragione di quello che hanno letto sul cartellino, se decidono di guardarla. La seconda ragione, in qualche modo, è che la casa museo, almeno nel nostro caso, noi non possiamo, per ragioni proprio anche non sapremo dove metterli, non possiamo includere i cartellini. E volevamo anche in qualche modo mantenere un modo di differenziarci, visto che stavamo in qualche modo facendo il gioco di altri musei, stavamo creando forse qualcosa che poteva sembrare come una sorta di piccolo metropolitan. Abbiamo detto, com'è che distinguiamo l'esperienza del visitatore, com'è che il visitatore sente di essere in un posto diverso.
Questo non significa però che il visitatore non ha accesso alle informazioni sulle opere, perché ogni opera è corredata da un'audioguida, ogni singola opera che è in mostra, quindi il visitatore la può ascoltare sul proprio telefono, quindi è facilissimo, e distribuiamo gratuitamente, con una spesa di denaro folle sinceramente, un libricino di 80 pagine, quindi è una guida piuttosto, come dire, consistente. Vale un viaggio. Lo distribuiamo gratuitamente per chi preferisce, diciamo, il formato cartaceo, può visitare il museo con la guida cartacea. Quindi anche questo tipo di piccole scelte in qualche modo hanno forse preservato un'atmosfera diversa da quella che si può trovare in altri musei. Ma, avete scelto di non mettere delle immagini degli ambienti, ecco, questo per esempio, No, abbiamo scelto di ricontestualizzare. No, non evochiamo la casa in nessun modo, se non all'ingresso c'è una sorta di plastico dei lavori che sono in corso alla casa per spiegare al pubblico che cosa sta succedendo, insomma, nella storia del museo. Però no, non c'è un riferimento alla casa in nessun modo. E alcuni dei nostri trustees erano, come dire, avevano qualche problema con quest'idea di questa veste minimalista e brutalista della collezione. Ci hanno proposto di ricoprire le pareti di damasco, e abbiamo detto che forse non era il caso, ecco, che il povero Marcel Breuer si sarebbe rivoltato nella tomba. Quello che però succede anche è che si creano delle nuove opportunità, per cui c'è da un lato la necessità di preservare qualcosa dell'esperienza della Frick, insomma, per come la conosciamo. Dall'altro questo nuovo edificio ci dava la possibilità di fare delle nuove cose. Prima tra tutte era porre molto di più l'accento su le opere che sono in qualche modo nel contesto della casa. Si perdono perché complementano l'architettura, si perdono perché diventano decorazione dei mobili, e le sculture sono la prima cosa a cui abbiamo pensato. Le persone si ricordano della Frick per i quadri, non per le sculture. Io sono il curatore della scultura alla Frick e quindi avevo un po', come dire, un problema da risolvere in questo senso. E da qui la decisione, ad esempio, di aprire ogni piano solo con le sculture. Per cui il primo oggetto che si incontra, l'approccio, chi di voi è stato, l'edificio in qualche modo purtroppo ruota attorno a questi due grandi ascensori che vanno su e giù, progettati da Breuer. All'apertura degli ascensori c'è la prima sala che si incontra scenograficamente, in qualche modo anche diventa quasi un palcoscenico teatrale. C'è questo incontro uno a uno con queste sculture che sono quasi sempre ritratti, sono quasi sempre busti, perché la preferenza di Frick per i ritratti è nota e si estende anche alle sculture. Quasi tutte le sculture, a parte i bronzetti, sono dei busti. Quindi la scultura è un caso, l'altro caso sono le arti decorative, cosiddette arti decorative, che abbiamo voluto isolare, anche divorziare in qualche modo dalla loro funzione, per cui vedete che i tavoli non poggiano per terra, sono su delle pedane, sono isolati come opere d'arte, oggetti, opere d'arte, quindi perdono un po' la loro funzione. Esatto, la funzione è perduta in qualche modo, addirittura vedete che il fantastico vaso di Sèvres a forma di nave, non sono neanche, le garniture non sono neanche appoggiate sui tavoli, che insomma sarebbe indicato, è come venivano disposte nel Settecento. Era anche una scelta, non dico obbligata, ma nel momento in cui si prende quella strada. Avete preso quella strada, secondo me, si trattava di isolarli e di metterli in evidenza, di dare gli strumenti per poterli vedere meglio, per poterli considerare. E così si raccontano delle storie, tra l'altro, cioè questi che sono oggetti che sono mera decorazione all'interno della casa. Quella povera commode di
Risner, il più grande, come si dice in italiano? Ebanista del Settecento francese, è persa perché è accanto a due dei Vermeer della collezione, nessuno guarda la commode di Risner, che pure è fatta per Marie Antoinette, è un mobile che Marie Antoinette si porta nella sua, diciamo, prigione dorata delle Tuileries, lo fa ridimensionare per riadattarlo ai nuovi appartamenti che sono più piccoli e lo porta con sé fino alla morte. Quel vaso arancione che vedete lì, il Vase Japon, non ha niente a che fare con il Giappone, ma si chiama Vase Japon, è un vaso fatto a Sèvres sotto Luigi XV come dono per l'imperatore della Cina, dono che vuole replicare un vaso che Luigi conosce attraverso un'incisione che è nelle collezioni imperiali cinesi, senza sapere che in realtà è un vaso di bronzo, non è un vaso di porcellana, lo fa rifare in porcellana, lo manda come dono all'imperatore che lo mette nel palazzo d'estate, che poi giustamente gli inglesi distruggono durante la guerra dell'oppio, ed è dove l'imperatore della Cina teneva tutti i doni che venivano dall'Occidente, quindi gli inglesi di fatto hanno distrutto tutti i doni che l'Occidente aveva mandato all'imperatore della Cina. Uno dei pochissimi oggetti che sopravvivono è il Vase Japon. Quindi anche questo normalmente, come dire, puramente decorativo nella casa, diventa un oggetto che le persone guardano, di cui che può raccontare una storia, anche per il nostro dipartimento di education. Certo, e sarà molto interessante, secondo me, proprio dopo questo passaggio di conoscenza, che è rappresentato da questa tipologia di esposizione, vedere poi con che occhi osserveranno dopo, li osserveranno dopo, perché penso che vorrete mantenere anche una ovviamente parte adesso precedente. Noi siamo, come dire, presi tra due fuochi in qualche modo, cioè dopo che abbiamo visto il potenziale che alcuni di questi oggetti hanno quando vengono isolati, è doloroso ma inevitabile che ritornino alla loro funzione per come erano pensati in una casa allestita da un uomo nel 1919, per cui non possiamo pensare di mettere isolato, cioè, l'angelo di Barbet che avete visto prima, quell'angelo di bronzo, è l'unico bronzo francese monumentale o semimonumentale che sopravvive dal 400, tutto il resto è stato fuso durante le guerre napoleoniche, durante la rivoluzione, è un pezzo di straordinaria importanza, unico al mondo, sta nel giardino, all'Afrique, nel giardino interno, in mezzo ai fiori. Io, come dire, con orrore penso al fatto che dovrà tornare in mezzo ai fiori, ma del resto mi sono scervellato in tutti i modi, ma nel momento in cui è un oggetto che deve essere visto a tutto tondo, nel momento in cui lo si mette al centro di una stanza, distrugge la domesticità di un ambiente, distrugge il senso di essere a casa di qualcuno in qualche modo, quindi le risposte pur con dolore. Ma la risposta secondo me, cioè, vado a ruota libera, potrebbe essere proprio quella di fare questo passaggio, dopo averli isolati, ricontestualizzati e poi con piccole mostre messe a fuoco, riproporre la storia di alcuni di questi oggetti che si perdono è un problema di e restituirli al pubblico. È un problema di storytelling, come dicono gli americani, per cui è un momento questo in cui noi possiamo raccontare una storia diversa sugli oggetti, metterli al centro delle storie diverse, e il nostro pubblico, che peraltro abbiamo anche la fortuna, è un pubblico molto leale, come spesso succede nelle case museo, è un pubblico che ritorna, è un pubblico fidelizzato, quindi è un pubblico che da questi 3 anni ha tratto moltissimo, trarrà moltissimo, e quando tornerà nella casa speriamo che riuscirà a ritrovare il Vase Japon e dire ma questo quindi è quell'oggetto di cui ho sentito queste storie interessanti 2 anni fa. Dall'altro, un'altra cosa che ci è consentita in questi nuovi spazi è di avere delle stanze monografiche, per cui abbiamo una stanza ad esempio in cui ci sono 8 Van Dyck, che per una collezione delle nostre dimensioni è assurdo da pensare. Frick evidentemente aveva una strana passione per Van Dyck, giustamente del resto, e
questi dipinti che normalmente sono sparsi in giro per la casa possono essere visti insieme e uno scopre improvvisamente che effettivamente si può ripercorrere il percorso intero della vita di Van Dyck, dagli primi anni ad Anversa, agli anni a Genova, fino all'Inghilterra. Quindi si riesce in qualche modo a raccontare l'intera parabola di un artista in una stanza, certo, cosa che prima non potevamo peraltro fare. Ricomponendo parallelamente anche il gusto Certo. di Frick, perché nella casa poi non tutti si rendono conto di quanti ma noi stessi, in qualche certo. modo, quando abbiamo realizzato quanti Whistler avevamo nella collezione, tra, non l'ho inclusa, ma, diventa stupefacente realizzare quanto fosse in qualche modo un fucile di precisione anche il gusto di Frick in quel momento, e quanto appena qualcosa della qualità giusta arrivava sul mercato veniva immediatamente comprato. È il caso anche di una stanza con 3 Vermeer, 3 dei 34 Vermeer al mondo, cioè il 10% della produzione di un artista è adesso in questa stanza. Li prestiamo. Anticipazione. Il Rijksmuseum sta facendo questa grande mostra monografica di Vermeer, sperando di riunire probabilmente 30 dei 34 Vermeer che esistono al mondo. I Vermeer non hanno mai viaggiato nella storia del museo perché, come dicevamo prima con la dottoressa Zanni, l'unica in realtà, l'unico vincolo disposto da Frick alla sua morte è che le opere comprate da lui non possono mai lasciare la casa. È un vincolo, c'è chi deve, come dire, gestire cose molto peggiori, cioè allo Stuart Gardner persino Isabella ha dettato dove devono essere, che tipo di fiori devono essere messi in che vasi e a che distanza dai quadri, quindi non può essere cambiato nulla. Noi possiamo cambiare tutto quello che vogliamo, semplicemente non possiamo prestare i quadri dell'ascito originario di Frick. Questi sono tutti e 3 inclusi nell'ascito originario. Quello che è successo è che però in questo momento in cui comunque tecnicamente hanno dovuto lasciare la casa i quadri, i nostri trustees hanno deciso di fare un'eccezione e per la prima volta in un secolo prestare alcune delle opere chiave della collezione. E quindi che costituisce un interessante precedente per le prossime richieste. Io penso alla Morgan Library che ha fatto una mostra dedicata a Holbein e coincidendo i 2 tempi con questo prestito, gli Holbein della Frick sono scesi di 50 isolati, strade, esatto, sì. e si sono visti per la prima volta fuori dal museo. Ci consente anche di isolare alcune opere. Questo è il San Francesco in Estasi di Bellini, il quadro probabilmente più importante della collezione, uno dei, se non il quadro italiano più importante negli Stati Uniti, che ovviamente aveva diritto ad avere una delle 2 finestre all'interno dell'allestimento. È da solo, È da solo nella stanza. È un quadro che in qualche modo gioca attorno alla luce, è un quadro in cui San Francesco riceve le stigmate con questa idea straordinaria da parte di Bellini, non da questi raggi laser praticamente che si proiettano dal crocifisso, ma dal vento e dalla luce divina sostanzialmente. Quindi adesso riceve la luce di Manhattan, diciamo, però veniva naturale metterlo accanto alla finestra. Noi chiamiamo questo spazio The Chapel, la cappella, perché in qualche modo acquisisce una sua dimensione religiosa. Sì, di meditazione. Che invece nella casa ovviamente è nel salotto, nella living hall, per quanto sia un allestimento storico meraviglioso, anche con 2 Tiziano a fianco, come dire, in casa si percepisce la stranezza anche di questo acquisto. Frick quasi mai compra quadri religiosi, dice che vuole comprare quadri con cui è piacevole vivere, e quindi crocifissi, pietà, madonne non sono proprio il suo, di suo gusto. Questo però insomma ha l'intelligenza di capire che questo quadro è una cosa diversa e quindi lo compra.
spendendo anche molto poco. Ma sì, poi ci sono queste follie del mercato perché dipendeva dal Spende domanda come per offerta. comprare 2 statuine di porcellana cinese, che sono 2 pezzi molto importanti, canzi meravigliose, però insomma oggi quando noi diciamo ai nostri visitatori che per queste 2 statuine che poi adesso vogliamo vediamo, vedere una... no, mi sa che non l'ho già fatto più avanti. Sì, queste 2 statuette qua che vedete nella sezione centrale, diciamo, costano come il San Francesco di Bellini. Ma è la legge della domanda e dell'offerta, chiaramente, ma anche Paul di Pezzoli, quando è stato trovato l'inventario, che era stato stilato, ma anche i documenti, la cassa mia particolare, è sempre un'antegna, pagato quasi nulla, una cosa raccapricciante rispetto al solario, ecco, cioè, quindi... O anche molto interessante, costa più o meno quanto un bronzetto di Severo da Ravenna, che ora io amo moltissimo, però non so chi oggi pagherebbe quello che verrebbe valutato questo quadro per un bronzetto di Severo da Ravenna, ecco, sarebbe... Certo che è un bel... Altra cosa che ci è stato possibile fare è questo ciclo che alcuni di voi probabilmente conoscono, il cosiddetto Progresso d'amore di Fragonard, un ciclo di 4 tele fatto, come dire, divertente. Una delle 4 tele è pensato per una stanza circolare, una delle 4 tele è una rappresentazione dell'amicizia e uno si chiede: inizia tutto o finisce tutto con l'amicizia, questo progresso d'amore? Ma comunque, queste 4 tele vengono fatte negli anni 70 del Settecento per Madame du Barry, la maîtresse en titre di Luigi XV, che però le rifiuta per commissionarne 4 teloni orrendi neoclassici che sono in deposito al Louvre, non li vanno neanche a vedere, per questo padiglione a Louveciennes. Fragonard, mesto, riarrotola le tele, è la fine della sua carriera sostanzialmente, e 20 anni dopo le completa questo ciclo con una serie di rappresentazioni che, come dire, tornano e non tornano dal punto di vista iconografico, e riallestisce l'intero ciclo a casa di suo cugino, a Grasse. Ora, quando uno va dall'amante del re a suo cugino, si capisce che... quello che per la prima volta, però, dal 1790 abbiamo potuto fare, nel 1790 vengono installate tutte insieme in una stanza queste tele, queste 4 più quelle nuove che vedete in questa seconda stanza. Vengono installate tutte insieme. JP Morgan compra l'intero ciclo e lo reinstalla in una sua stanza a Londra, a Prince's Gate. Frick compra il ciclo da Morgan, lo reinstalla in una sua stanza alla vecchia Frick. Questi 2 momenti, in realtà, in cui c'è uno scarto stilistico enorme, non sono mai stati visti separatamente. Per la prima volta siamo riusciti ad avere 2 stanze in cui si vede un momento Fragonard nel 1770 e poi 20 anni dopo Fragonard nel 1790, ed è un salto, è sempre sembrato un ciclo unitario, improvvisamente ci siamo accorti che non lo è per niente. Nel 1790 Fragonard è già praticamente un pittore impressionista, cosa anche che emerge dal fatto che Frick, non collezionando pressoché nulla dell'Ottocento francese, ma essendo un grande amante della pittura impressionista, quello che succede è che si avvia nelle nostre sale questo cortocircuito, per cui si passa direttamente dalla sala di Fragonard a Monet, Manet e Degas. E quello che succede è che uno si accorge che mentre se si va al Metropolitan o se si va al Musée d'Orsay non ci si può rendere conto di questa cosa, perché ci sono 25 sale tra il momento in cui uno vede Fragonard, al Musée d'Orsay non lo vede neanche, e il momento in cui si vede la pittura impressionista. C'è questo angolo magico in cui i pannelli decorativi di Fragonard con queste pennellate che si sfrangiano e improvvisamente uno nella sala successiva trova l'impressionismo, ed è veramente bellissimo. E anche questo per noi, adesso purtroppo non ho una slide con la sala dell'impressionismo, però anche ragionare sul fatto che Frick è un uomo che entro il 1919, anzi, nel 1916 ad esempio, compra un quadro di Degas. Degas è ancora in vita, è un artista contemporaneo.
E noi abbiamo pensato il tempo che è passato in qualche modo tra il momento in cui il Degas è stato dipinto e il momento in cui Frick lo compra è lo stesso che è passato tra quando Frick Madison è stata costruita, l'edificio di Breuer è stato costruito e quando noi ci siamo entrati. Cioè si avviano in qualche modo dei cortocircuiti temporali anche, per cui si riesce in questo contesto anche a capire, secondo me, di più quanto quello di Frick è un gusto anche per l'arte contemporanea, in modo assolutamente, come dire, inaspettato, mentre il Degas, quando lo si cala nella casa su 70th Street, diventa un old master, diciamo, per usare la denominazione inglese, montato contro le pareti di Frick Madison, ci si rende conto, ma questo, come dire, c'è un salto dal punto di vista del collezionismo qui, e si riesce a misurarlo probabilmente molto meglio. Anche Paul di Pezzoli prima diceva di comprare, aveva lasciato un inizio per comprare opere sia antiche che moderne, contemporanee. Quindi c'era questa volontà di questi uomini particolarmente illuminati, però da questo punto di vista, proprio di anche valorizzare la pittura contemporanea, proprio, ma nel caso di Paul di Pezzoli dal punto di vista didattico, anche per formare il gusto, per formare i giovani, per formare gli artisti. Però di base era questo. Fra l'altro volevo chiedere una cosa, i suoi fornitori chi erano? Adesso non voglio l'elenco, perché dovremmo stare qui un paio di settimane, sì. Ma quali erano le sue fonti di approvvigionamento? Fondamentalmente Knoedler all'inizio. Otto Knoedler, e poi Duveen. Certo. Da un certo momento in poi Duveen diventa Joseph Duveen, che è uno dei più grandi antiquari della fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, con uno spirito imprenditoriale, con un'astuzia anche straordinaria. Duveen, la prima cosa che vende a Frick è la Fragonard Room, cioè il ciclo di Fragonard, che gli vende a una cifra inimmaginabile, $1,5 milioni di dollari, l'equivalente oggi di, non so neanche dirlo, ma che è il prezzo esattamente che lui ha pagato, non ci guadagna niente. E gli crediamo? Gli crediamo perché abbiamo anche le ricevute, i suoi collaboratori gli dicono: ma sei pazzo, cioè, perché non stai guadagnando 200-300 mila dollari? Si potevano fare facilmente su una cifra del genere. E lui dice: no, vedrete che se io gli vendo questo, poi gli devo vendere tutto il resto che va nella stanza, ed è lì che faremo i soldi. E così è stato, per cui gli ha venduto ad esempio il busto di Madame du Caillat di Houdon, un capolavoro della scultura francese del Settecento, glielo vende con un rincaro del 50% rispetto a quello che aveva pagato, ovviamente. Altra cosa che abbiamo potuto fare però è stato anche un po' divertirci a tagliare di traverso queste cronologie e le geografie, per cui la sala, ad esempio, dopo quella dei primitivi italiani, insomma, i nomi per designare i gruppi sono sempre sbagliati, ma comunque, i dipinti più antichi della collezione dal 300-400 italiano, subito dopo ci sono 2 tappeti Moghul del 600 fatti per Shah Jahan, che, come dire, Frick qui compra anche con intelligenza, spendendo moltissimi soldi peraltro. Per quasi un secolo alla Frick si poteva camminare su questi tappeti, che sono tra i tappeti più preziosi che sopravvivono sicuramente negli Stati Uniti, ma anche altrove. E abbiamo fatto anche la stessa cosa con le porcellane che abbiamo, io dico sempre che è una sorta di versione brutalista di un allestimento tedesco del Settecento delle porcellane, cioè questi allestimenti che vanno dal soffitto, dal pavimento al soffitto, di porcellane per colore, che era come venivano allestiti al tempo, e completamente, come dire, non curandosi dell'origine geografica delle porcellane, per cui Meissen, Dupaquier, porcellane cinesi, porcellane giapponesi, viene tutto mischiato, che però, come dire, consente anche di fare, come dire, rimarcare un punto che è la storia transcontinentale di questo medium, cioè nasce
come un'invenzione asiatica che gli europei cercano di replicare e poi replicano nelle forme spesso di ciò che arriva dall'Asia. Giulio, ci vuoi dire magari 2 parole sui bronzetti e poi magari chiediamo se ci sono domande? Sì. C'eravamo. L'altra sala, diciamo, che in cui non segue la cronologia e la geografia è una sala di bronzi che vengono comprati quasi tutti in blocco nel 1916 da JP Morgan da parte di Frick. JP Morgan in quel momento è morto, ma insomma venivano dalla sua collezione, che sono una delle collezioni più importanti di bronzi del 4, 5 e anche qualcosa del 600, ma poco, con cui si può davvero raccontare la storia di questo genere che effettivamente risorge, viene reinventato nel 400 e poi, come dire, attraverso la sala uno vede come gli artisti nel 500, dopo, come dire, cogliendo l'eredità michelangiolesca, capiscono che il bronzo è un materiale che ha una forza tensile, diciamo, con cui si possono rappresentare queste scene di violenza o di amore di solito, con queste forme molto ambiziose, e poi gli stessi bronzetti diventano, come dire, descrivono forme molto diverse da quelle che fanno inizialmente agli inizi del 400. Guarda, magari se vogliamo chiedere se ci sono domande mentre scorri magari le ultime immagini. Sì, qua era qui c'è il dialogo. Riferimento al fatto che l'edificio chiama anche dei dialoghi con l'arte contemporanea, ovviamente, che abbiamo cercato di fare più di quanto faremmo nella casa. Questo è un tributo a voi? No, io mi vorrei cancellare dalla foto, ma soprattutto a questi compagni, diciamo, di avventura in questa cosa, Amy Eng e soprattutto Xavier Salomon, sotto la cui guida tutto questo è stato messo insieme. E questo è per farvi vedere come siamo arrivati a questo progetto, a questo risultato. Il tutto, ovviamente, il grande non detto di questa cosa è che è successo tutto su Zoom, perché abbiamo allestito il museo in piena pandemia e quindi nessuno di noi poteva andare nelle sale, nessuno di noi poteva misurare gli oggetti di nuovo. Quindi il tutto è venuto grazie al nostro designer, che è Steven Saitas, che è a cui dovremmo fare un monumento probabilmente. Come vedete, lui è riuscito persino a ricostruire queste camminate virtuali, lui ci poteva portare attraverso le diverse sale del museo camminando come se fossimo i visitatori con gli oggetti in scala sulle pareti. E qua io non vi posso far vedere, questi non sono i lavori di oggi, non vi posso far vedere lo stato dei lavori di oggi, sono i lavori del 1912, speriamo insomma che arriveremo a risultati non troppo dissimili, un po' gattopardescamente che tutto cambi perché niente cambi. Questo è il nostro obiettivo principale. Un obiettivo che vede come tempistica ipotetica, perché sappiamo benissimo quando si inizia e non si sa quando si finisce, è chiaro. Speriamo di riaprire alla fine del 24. I lavori stanno andando fortunatamente. Bisogna venire a vedere, quindi. Bisogna venire a vedere Frick Madison perché tra un po' chiude. Esatto, per poi ritornarci, perché io sono molto curiosa di capire quale sarà la reazione da parte del pubblico dopo che era abituato alla Frick, che adesso ha vissuto questa esperienza appunto brutalista in questo, e di isolamento degli oggetti, li ha scoperti in qualche modo. E poi li ritroverà in che modo? Con che nuova relazione si creerà con questo? Questo è veramente molto stimolante, però anche molto ansia. Noi crea un leggero livello di ansia, devo dire. Ma noi, devo dire un'ultimissima cosa. Noi abbiamo, in realtà il museo, tutti lo viviamo come un ambiente, come dire, coeso e coerente. In realtà il museo ha già visto 2 espansioni nella sua storia. Una, vi faccio vedere qua, quella è la pianta del museo, la parte diciamo in rosa è la parte di nuova costruzione negli anni 30, quindi il museo si espande
raddoppia sostanzialmente negli anni 30, eppure oggi quando si passa dalla West Gallery alla Oval Room nessuno si accorge di nulla. E poi negli anni 70 si aggiunge sul modello del Grand Trianon questa che è la biglietteria con il giardino creato da Russell Page. Un giornalista del New York Times nel 73, quando viene, come dire, riaperto il museo, dice che è talmente fuori dal gusto contemporaneo questa cosa, outrageously, dice, fuori dal gusto contemporaneo, che diventa quasi daring, quasi ambizioso. E un po' forse noi stiamo cercando di fare la stessa cosa oggi, cioè fare qualcosa che non ci si aspetta esattamente perché è perfettamente in linea, diciamo, con la storia dell'istituzione e con anche visivamente in continuità. In continuità e allo stesso tempo superando l'idea della immobilità. Sì. Assolutamente, di una lettura nuova. Certo. Che è molto diverso da quello che altre case museo hanno fatto, cioè lo Stuart Gardner, la Morgan, ad esempio, quando hanno fatto le espansioni. Quando questi musei chiudono. Hanno chiesto a Renzo Piano di fare queste scatole di vetro che c'entrano molto poco, diciamo, è una scelta. Poi normalmente quando i musei chiudono, se le opere si possono allontanare, spesso le opere viaggiano e vanno in tour. Insomma, questo è invece in questo caso è successo qualcosa di diverso. In tour, ci sono delle domande? Io volevo fare una domanda, una curiosità, ma nella nuova versione avete esposto tutta la collezione? No, perché non ci stava, cioè credo... Nonostante l'apertura di 12 nuove stanze, 12 nuove sale, ancora non abbiamo assolutamente tutto. No, ma quello che chiedevo, l'intera collezione che era visibile alla Frick l'avete spostata di là? Nella sede temporanea. O qualcosa avete tolto o avete aggiunto? Abbiamo aggiunto in prestito alcune cose temporaneamente per dei piccoli display, diciamo. No, è una selezione dei capolavori della collezione. Meno del 1/6 delle opere che sono normalmente visibili nella casa prima della chiusura sono visibili adesso a Frick Madison. È molto espanso, cioè anche se gli spazi sono più grandi, però gli spazi in realtà non sono più grandi, però sono meno opere perché lo si vede, perché in una stessa stanza la galleria stessa è quasi un piano. Sì. Grazie. Qualche altra domanda? Volevo fare una domanda che poi anche ad Annalisa, cioè mi sembra che questo ampliamento sia determinato da vari fattori funzionali, ma anche dalla necessità di avere uno spazio per le mostre. Ecco, quanto è importante oggi per una casa museo avere una dépendance per allestire le mostre? In fondo questo è il momento delle mostre, nel senso che il pubblico va dove ci sono le grandi mostre. In qualche misura la casa museo credo che sia costretta un po' ad adeguarsi a questo trend per farla vivere. Mi interessava la vostra opinione su questo. E poi un'altra curiosità. Ho visto che l'allestimento è molto minimalista, l'unica cosa che ho notato che non conoscevo è questa soluzione di mettere dei quadri su dei pannelli dello stesso colore della parete che in certi casi per i Vermeer avete utilizzato. Ve la copierò perché mi sembra una soluzione interessante, io faccio il gallerista e quindi, ma mi chiedevo se è un'invenzione del vostro designer, se l'ha copiata da qualcuno, se è una derivazione, se funziona o se non funziona. Grazie. Velocemente alla seconda domanda, non so se l'abbia copiata da qualcuno, sicuramente a un certo punto ci siamo resi conto che alcuni dipinti che pure potevano, come si dice, tenere il muro, però si perdevano nella vastità. Se volevamo fare un allestimento minimalista, quindi con magari a volte solo un quadro sulla parete, però un Vermeer di queste dimensioni su una parete di 6 metri diventa un po' complicato. È bastato in qualche modo questa idea abbastanza geniale, questo accorgimento del nostro designer, immediatamente tira insieme il muro, diciamo, e il quadro riesce a vivere autonomamente, per cui l'abbiamo fatto solo per i quadri di dimensioni più modeste, diciamo. Quanto alla prima domanda, le mostre sono essenziali,
la linfa in qualche modo di cui vivono tutti i musei. Una cosa che ecco, noi volevamo sicuramente evitare e che è uno degli effetti forse imprevisti della Morgan, ad esempio. Alla Morgan le persone vanno solo per le mostre e non vedono la collezione permanente, anche perché l'architettura facilita questo fenomeno. Perché è un museo di arte grafica, perché è un museo complicato, è un museo in cui succedono tante cose, in cui è difficile anche orientarsi banalmente, però l'architettura, il padiglione diciamo costruito da piano, consente di entrare, non visitare la collezione permanente e andare solo alle mostre. Noi volevamo creare un circolo virtuoso in qualche modo tra la collezione e le mostre, per cui chi viene a vedere le mostre non potrà vedere solo le mostre, deve per forza passare anche da casa, e questo credo che sia insomma si devono arricchire vicendevolmente, credo. Sì, ma anche è il criterio anche del Poldi Pezzoli, lo stesso biglietto, per esempio, anche quando abbiamo le mostre rimane lo stesso prezzo, sì, non c'è un biglietto costo, non c'è un biglietto aggiuntivo, proprio per valorizzare, per stimolare la conoscenza e la rivisitazione, vedere, poiché le nostre mostre partono sempre da un oggetto, da un'opera o da una collezione del museo, si tratta poi di approfondire quel segmento e poi di ritornare a vedere anche il resto della collezione con occhi nuovi, proprio perché c'è stata una nuova percezione, c'è stato un nuovo arricchimento. Poi, ecco, noi tendiamo a fare mostre, e questo credo sia un principio guida molto importante, soprattutto nel caso del Case Museo, mostre che siano legate alla collezione permanente, cioè le nostre originano dalla collezione permanente, cioè, certo. 3 anni fa abbiamo fatto la mostra su Bertoldo Giovanni perché c'è un pezzo di Bertoldo Giovanni nella collezione. Fare una mostra di opere che non hanno una relazione. Cézanne alla Frick, certo porterebbe un sacco di visitatori, ma qual è il senso? Non c'è, e quindi non mi faremo. Questa coerenza proprio di arricchimento della conoscenza, allora questo penso sia uno scopo, veramente un obiettivo importante. Per quello che riguarda anche voi, aumentate gli spazi, anche noi abbiamo cercato nel nostro micro, però credo che le piccole dimensioni, una dimensione, obblighino a una selezione, siano anche un valore dove tu lo sai utilizzare, perché davvero io continuo a pensare come utente che dopo aver visitato una mostra con 300 opere io ne esco ricordandomene una decina onestamente e devo ritornare più volte per vedere la mostra. Quindi nei casi delle case museo, quindi di spazi comunque limitati, ti obbligano a una selezione e alla possibilità per chi si avvicina e guarda di mantenere, cioè di capire, di riuscire a mantenere nella memoria ciò che ha vissuto. Io onestamente 300 opere non riesco. Noi aggiungeremo uno spazio per le mostre, ma che sono 3 stanze, e con l'idea che a volte ne usiamo solo una, cioè non c'è nessun problema. Non vuole essere una critica, vuole essere semplicemente un suggerimento che non vanno, secondo me, le mostre non vanno ingurgitate in una sola volta, quando hanno un numero eccezionalmente alto, che poi anche diventa un'opportunità di vedere riunite opere che sono sparse in tutto il mondo, magari però di ritornare, di vedere un pezzo per volta, perché questa corsa all'osservazione veloce e superficiale, io credo davvero che non valga la pena, non renda giustizia. E le politiche dei musei secondo me dovrebbero essere sempre più verso una facilitazione, cioè fare degli abbonamenti, cioè aiutare anche il pubblico a tornare dal punto di vista anche economico, dare degli strumenti, ma fare in modo che anche le mostre siano utilizzate come opportunità di crescita, ma la crescita non avviene in un solo colpo, ma avviene faticosamente. Perché si fa fatica, penso che non ci sia un'esperienza che più di questa ci dice che ritornare a vedere le opere è forse davvero
l'esperienza museale nella sua essenza prima. Certo. Se non ci sono altre domande, io... Concordo pienamente con quello che ha detto la dottoressa Zanni, perché quando si visita una mostra troppo estesa l'occhio si stanca e alla fine quindi la vera intelligenza sta nel mettere poche opere selezionate, possibilmente di periodi diversi dello stesso artista, per far capire la sua evoluzione, e allora rimane un discorso didattico che rimane nella memoria del visitatore. Ma ci sono tanti, certo, ci sono tanti modi di fare mostre, cioè non è l'unico quello, ma secondo me il visitatore deve essere anche capace di non essere vorace, di non voler vedere tutto, secondo me, ma di vedere oppure di fare una prima visita e poi di andare ad approfondire, perché veramente io credo che le opportunità che le mostre costituiscano non potremo andare in giro per tutto il mondo per comporre certi artisti o certi movimenti o certi... lo sono, ma vanno usati diversamente. Io ricordo 15 anni fa, 25 anni fa, questo incontro col direttore del Museo del Prado che diceva: la nostra sfida è quella di superare un concetto. Un tempo i madrileni venivano al Prado 2 volte nella vita, una volta col padre e una volta col figlio. Ecco, questo deve essere un concetto che va superato, ma sono i musei che devono essere parte attiva con linguaggi diversi per tener conto di tutte le esigenze, di tutte le conoscenze, di tutti gli strumenti. Sì, forse è proprio questo, cioè il fatto che questa operazione ha svelato l'inganno, cioè le mostre e i musei, le persone che vanno a vedere solo le mostre e le persone che non entrano più nei musei. E questa operazione ci ha fatto vedere che un museo che per un momento si finge mostra, improvvisamente rivela che gli oggetti sono gli stessi, e quindi tutto dipende un po' dagli occhi con cui li guardiamo. Io vi ringrazio molto, ringrazio ancora Annalisa Zanni e Giulio Dal Vit per essere stati qui stasera con noi. Io ringrazio ancora una volta Giovanna Forlanelli che ha voluto ospitare questo ciclo di incontri, la Fondazione Zeri, e spero davvero che questa collaborazione possa continuare. Vi facciamo gli auguri e vi lasciamo. Grazie, buonasera.